Avete presente il video che è uscito qualche settimana fa in cui è andato tutto male con la mia band al Guitar Show? Ecco, è risuccesso, questa volta è andata anche peggio. Questo è un video per tutti i musicisti. Chiunque suoni uno strumento deve vedere questo video. Quindi tu che non sei iscritto al canale, iscriviti e manda il video poi ai tuoi amici musicisti. Fidati, un giorno ti ringrazieranno. E lascia anche like. Allora, cos'è successo? Un po' di contesto. Vi ricordate un altro video che ho fatto qui sul canale in cui vi dicevo di aver ricominciato a studiare seguendo un metodo preciso? Quello in cui vi dicevo di Glasgow Kiss di Petrucci. È andata, ho suonato live, ho suonato anche Glasgow Kiss di Petrucci, poi vi dico come, ma non è questo il punto. Però aiuta a costruire il contesto. Infatti sono stato chiamato da questa scuola di batteria, ciao Nadir, lui sa, per suonare la chitarra in una band costruita apposta per far suonare degli allievi di batteria per il loro saggio, dal vivo su un palco con un impianto che tra l'altro aveva una volumata che era una roba indecente, nel senso positivo. Cos'è successo? Mi chiamano e mi dicono questi sono i pezzi, ed erano una quindicina, una ventina di pezzi, e tra questi mi dicono sono tutti più o meno facili, però ce ne sono alcuni che, boh, vedi tu, dai System of a Down a Vasco Rossi. Il tutto condito da band sconosciute che nessuno sa chi siano. Però i brani li hanno scelti i ragazzi e quindi bisognava accontentarli. Ovviamente ho accettato la proposta e mi sono messo a studiare seguendo il metodo. Non sto qui a ripetermi, guardate quell'altro video per scoprire a cosa sto facendo riferimento. Aiuto, non so più parlare. Quanto ho parlato per dire che non so più parlare? Ovviamente studiando e avvicinandosi al giorno del concerto c'è stata tutta la preparazione da fare qui in studio. Quindi suoni, chitarre, organizzazione per l'attrezzatura, le pedaliere, qualsiasi cosa. Quindi mi sono preparato il mio cake stomp, che non si sa mai, per fortuna dopo scoprite perché. E poi ho fatto la mia pedaliera principale, composta come sapete ultimamente da Nux Trident, e questa volta ho aggiunto il Nux B8, che è quel wireless che ho usato anche al Guitar Show di Padova. Ha funzionato molto bene lì e l'ho riutilizzato, perché no? E in tutto questo ho dovuto decidere quali chitarre utilizzare. Utilizzerò la Nux Trident, che è lì per terra ancora nella scatola dopo la fiera del Guitar Show, il Nux B8 come trasmettitore wireless per essere super comodo e tranquillo, così almeno la pedaliera e il trasmettitore restano per terra da un lato, il trasmettitore mi fa anche da accordatore e sono super tranquillo. Adesso tiro fuori la pedaliera, preparo un po' di suoni e spero vada tutto bene. Mi porto comunque il mio stomp come piano B, che sapete che io ho questa paranoia del piano B, non porto un piano C, spero non serva. In tutto questo, i ragazzi di Soundsation mi hanno mandato anche questo, che è un bel sistema in-ear con trasmettitore e ricevitore. Qui ci attacchi le cuffie, qui ci fa arrivare il suono dal mixer. Ci sono incluse anche delle cuffiettine belle che mi fanno un sacco comodo perché le mie mi sono rotte, non era italiano, fa niente, e lo devo configurare e utilizzare, quindi inizio a preparare tutto. Come funziona? Ci sono questo coso e questa cosa. Questo coso ve lo attaccate ai pantaloni, questa cosa la nascondete dietro al palco, il suono dal mixer del fonico arriva dentro questa cosa e con l'antenna viene trasmessa via radio a questo coso che avete ai pantaloni o sulla tracolla della chitarra. A questo coso ci attaccate le cuffie, che sono incluse, però se avete le vostre preferite potete usare quelle. E in teoria dalle cuffie dovreste sentire tutto quello che normalmente su un palco si dovrebbe sentire dalle casse spia, in maniera assolutamente silenziosa. Nei casi migliori vi sembrerà di suonare insieme al disco originale, nei casi peggiori avrete comunque dei tappi per le orecchie. Dovrò usare dei suoni un po' diversi, perché non posso usare quelli della mia band, perché nel repertorio c'è tantissima roba diversa. Ho veramente bisogno di fare dei suoni versatilissimi. Questo l'ho già provato, ma lo lascio dentro nella scatola perché è più comodo da trasportare. Ah, ecco, una roba. Chitarre. Porto la mia Les Paul come 6 corde in accordatura standard. Porto la PRS 7 corde e devo scegliere una chitarra da portare per accordarla in drop do. Devo scegliere tra la PRS Custom 24, la mia Harley Benton TE40 oppure la Ibanez, la GRX 40. Mi sarebbe piaciuto di più una chitarra ponte fisso. Dovrei sistemare un po' tutto e buttare tutto dentro in quella valigetta lì, come facevo una volta. Ho trovato nella pedaliera l'effetto pitch, questa cosa che sembra il whammy, ok? L'unica roba è che non ha un coso per regolarlo bene per i semitoni e i toni, quindi ho questo che adesso è a 50 e mi sta portando la nota di La a suonare come nota di Mi, quindi me lo sta abbassando di un bel po'. Io devo abbassarmi di un tono solo, quindi devo fare qualche calcolo. Giustamente sto notando che è a 50 e mi ha abbassato tutto di 5 semitoni, quindi vuoi vedere che ogni 10 punti è un semitono? Potrebbe, vediamo subito. Lo portiamo a 10 e il La dovrebbe suonare come un La bemolle.
Yes! Quindi io per passare da drop re a drop do con questo effetto devo scendere di un tono, che sono 2 semitoni, quindi 20. E ok, adesso devo preparare i suoni di base. Questo effetto era l'unica cosa che mi preoccupava, giusto da settare in caso di emergenza, perché comunque avrò 3 chitarre, una standard o drop re, una in drop do oppure tutta un tono sotto standard, quindi re standard, e poi la 7 corde, e devo scegliere la terza chitarra, abbastanza in fretta anche. Come chitarra accordata in drop C ho usato la Ibanez GRX40 con un piccolo magheggio con le corde che poi vedete. Sostanzialmente ho tolto la quinta corda, ho spostato la sesta corda al posto della quinta e al posto della sesta corda ho montato una corda della 7 corde. Quelle cose che fai giusto all'ultimo secondo perché sennò non sai come uscirne, no? Però ha funzionato, visto che mi servivano solo le prime 2 corde di quella chitarra. E poi 7 corde ho portato la PRS Mark Holcomb, che è la mia 7 corde principale praticamente. Quindi la situazione è questa, sono abbastanza indeciso, perché il Trident è comodissimo, però anche avere una tavoletta unica con pedaliera e wireless non mi farebbe schifo. Però il Trident su quella tavoletta non ci sta, cioè ci sta ma poi non ci sta il wireless. Avere le cose separate, perché voglio mettere nella valigia, mi sa che mi faccio un'unità unica così, con lo Stomp, dove ho già i suoni pronti tra l'altro, e il B8 di Nux. E il Trident mi fa da piano B. Tu cosa dici? Quale porto? Sì, quella la porto, ma non è la domanda che ti ho fatto. Arriva il giorno del concerto, macchina, si parte, si va, si arriva, si inizia a montare tutto quello che serve. Quindi la batteria montata, si stava montando l'impianto, il palco, i cavi, i microfoni. Io mi sono attaccato alla corrente, ho attaccato i pedali, la pedaliera, le chitarre, ho accordato, ho fatto un po' di prove, un po' di riscaldamento, perché nel pomeriggio erano previste le prove con i ragazzi. Piccolo dettaglio che non vi ho detto. Tutti i membri di quella band, ragazzi inclusi, si sarebbero conosciuti per la prima volta su quel palco e avrebbero suonato insieme per la prima volta in quel momento. Quindi 0 prove, e vi giuro, salire su un palco e fare Glasgow Kiss di Petrucci con 0 prove è la cosa che non augurerei neanche al mio peggior nemico. Ed ecco che subito nasce la prima problematica. Non abbiamo il bassista. Purtroppo per motivi suoi non è potuto esserci e quindi abbiamo dovuto trovare delle soluzioni in quel momento. E la prima cosa ovvia e logica per tutti è stata: mettiamo il basso nella sequenza insieme al click, tanto i ragazzi in cuffia sentono il metronomo per andare a tempo e il basso che esce anche dall'impianto. Praticamente è una cosa molto simile a quello che faccio io con la mia band con le sequenze, no? La cosa che mi ha dato problemi al Guitar Show di Padova. E ovviamente la cosa si è ripresentata dandomi problemi anche lì. Cioè il problema era che i ragazzi, comunque essendo per alcuni la prima volta sul palco, trovarsi a gestire un sistema di metronomo con le sequenze, quindi non puoi rallentare un pochettino, non puoi accelerare neanche un pochettino, devi essere super preciso. Ci sono stati un po' di problemi, le cose non si amalgamavano bene e quindi abbiamo passato intanto il pomeriggio a sclerare per preparare quelle sequenze senza sapere che non avrebbero funzionato. E poi abbiamo fatto le prove che comunque, per essere la prima volta che ci si arrangiava a suonare insieme, poteva andare molto peggio.
prove fatte ci rendiamo conto che serve trovare un'altra soluzione. E non sto neanche a raccontarvi del panico delle persone che stavano organizzando quell'evento nel trovarsi con i brani che non venivano. Ovviamente non dovevamo fare solo le prove noi con i ragazzi del saggio, perché non erano gli unici a dover fare il saggio. C'erano anche una serie di bambini che per la prima volta si sarebbero approcciati al palco, quindi il tempo era pochissimo, quindi panico totale. In preda a tutto questo panico, terrore, disastro che stava succedendo, ci viene un'idea però. Facciamo suonare i ragazzi esattamente come farebbero se fossero a casa a studiare il brano, quindi con il brano originale in cuffia. E quindi da lì siamo partiti a rifare ancora tutte le sequenze, togliendo solo la batteria e dando ai ragazzi in cuffia la canzone praticamente originale, usando la base che avrebbero usato per studiare. Così loro in cuffia avrebbero sentito la canzone originale e per loro sarebbe stato suonare con il disco, mentre da fuori nell'impianto ci sarebbe stata la band dal vivo. Sulla carta era una soluzione che avrebbe funzionato per forza, però non lo sapevamo e non potevamo provarlo soprattutto. Comunque sta di fatto che mi viene in mente una soluzione, perché comunque il bassista non c'era e mettere un basso diverso dal basso della canzone originale in sequenza era un casino sincronizzare le cose. Ho detto, facciamo così, invece di usare il Nux Trident uso la Stomp e creo un segnale parallelo che suona tutto quello che faccio io un'ottava sotto. Per la maggior parte dei brani avrebbe funzionato. Da una parte usciva il suono principale della chitarra, dall'altra parte usciva invece la chitarra abbassata di un'ottava, passata da un amplificatore veramente a caso, non sono stato neanche lì a guardare, e poi sarebbe uscita dall'altra uscita e sarebbe andata all'impianto. Quindi sulla carta la situazione era più o meno risolta, ma non avevamo il tempo di provare e c'era il locale pieno. Però ci rendevamo conto comunque che tutto quello che avevamo fatto era un grandissimo e gigantesco compromesso, che nelle situazioni più tirate va bene, però non eravamo soddisfatti al 100%, ma ormai eravamo rassegnati, cioè ci eravamo preparati al disastro totale. Cioè, in tutto questo io ero del tutto inconsapevole che la mia ragazza ha caricato una storia Instagram mettendo il tag della zona in cui eravamo. Succede che risponde una persona che è della zona e dice: ma sì dai, vediamoci, passo a salutarvi, cosa che non aveva nessun significato in quel momento, ma che l'avrebbe avuto tantissimo poco dopo. Succede che i bambini poi iniziano a suonare il loro saggio e vi giuro che vedere suonare quei bambini è stata una cosa bravissimi. Intanto questo personaggio arriva e poi arriva il momento della pausa cena. Lo sto raccontando che sembro Tonio Cartonio alla Melevisione. In quel preciso istante io stavo aiutando nella gestione del saggio, lanciando semplicemente le basi per i bambini, no? In modo che l'insegnante di batteria potesse affiancarli e rassicurarli comunque da quella tensione dal palcoscenico che comunque avevano. E quindi stavo dando una mano ed ero dietro le quinte. Però come vi ho detto, momento cena, si mangia la pizza, io arrivo. Quindi scendo, arrivo, mi trovo con questo personaggio, ci presentiamo, ciao piacere, noto con piacere una felpa che aveva addosso, ovvero della band Lacuna Coil. E quindi dico, ah cavolo, storia, anch'io li ascolto, li ho visti un po' live. Lui mi interrompe e mi dice, ah sì, piacciono un sacco anche a me, poi io suono il basso, mi diverto un sacco. E lì, plin, tipo notifica, prende quando fa plin, ah tu suoni il basso, ok. Però vabbè, cioè nel senso, non sei a casa. Guardo Nadir che risaluto ancora, vi giuro aveva la faccia svuotata dell'anima e di tutto. E io per infierire vado a dire, guarda cosa ho portato, un bassista che però non ha il basso. Perché non è che le persone normali vanno in giro in macchina con il basso. Si dà caso che però di persone normali quella sera ce ne fossero pochissime. E quindi Nadir inizia a dirgli cose e salta fuori che ha il basso in macchina. E non ci abbiamo pensato neanche 2 secondi a dirgli fila velocissimo a prenderlo. Abbiamo fatto un adattamento nel sistema di monitoring per l'audio in modo da fargli avere anche lui delle cuffie per sentirsi, e l'abbiamo buttato sul palco con noi. Si è studiato i pezzi tra la pausa cena e l'inizio del concerto, 5 minuti e mezzo. Questo è originale così, dov'è? Devi alzare il minore, poi dovevo fare il minore, fa 10 minori,
fa diesis 7, se no mi maggiore, Aspetta, sai cosa facciamo? Dimmi un po'. allora i primi due accordi della strofa non li so, perché non li suono. Deve partire in Hanno pure lanciate. no, queste in re bemolle. Avete presente le cose che non hanno senso? Ecco, ne è appena successa una. Dopo tutte le prove che abbiamo fatto, ci ha paccato il bassista per stasera, perché vabbè ha avuto dei problemi. Il problema è che senza il basso abbiamo dovuto arrangiare delle sequenze con il basso in base e i ragazzi del saggio suonavano a click. Quindi suonavano con le sequenze, roba tipo da professionisti, no? Solo che è la prima volta che suonano dal vivo. Praticamente cosa abbiamo fatto? Ci siamo arrangiati, prima ho trovato il modo di fare un segnale parallelo sulle stomp perché ho deciso di usare quello per forza per fare questa cosa. Ho dovuto fare un cambio al volo all'ultimo e mettevo un octaver in parallelo tutto, quindi qualsiasi cosa io suonassi suonava anche il basso un'ottava sotto la chitarra, no? E quindi andava dritto ed era come se ci fosse il basso. Poi abbiamo cambiato, abbiamo deciso di mettere le canzoni originali in cuffia come riferimento per i ragazzi, così suonavano esattamente come se stessero suonando normalmente in casa. E adesso a casa è arrivato un ragazzo che suona il basso, dopo ve lo presento. E niente, gli ho detto i titoli delle canzoni, si è aperto gli accordi sul telefono e ci segue, vediamo cosa succede, però niente ha senso. Io in tutto questo ripasso adesso una canzone perché mi hanno cambiato la struttura all'ultimo, giustamente. Io ho studiato la versione completa, invece bisogna fare quella corta e non so dov'è che si taglia. Quindi adesso prendo le cuffie, me l'ascolto e vediamo cosa salta fuori. Tra l'altro vi ho detto sistema di monitoring e ascolto per il ragazzo bassista. In quell'occasione ho provato un sistema nuovo di monitoring audio per me. Sapete che io uso sempre le cuffie suonando in digitale, però per la prima volta ho voluto sperimentare utilizzando uno di quei sistemi di in-ear monitoring wireless senza cavo. Ne avete visto tante volte usare il cavo per queste cose e ho voluto sperimentare. E i ragazzi di Soundstation mi hanno mandato questa valigetta con dentro il loro nuovissimo sistema di in-ear monitoring wireless. E quindi cosa fai? Non lo provi? Sul campo? Sul palco? In modo che se non funziona succede un casino che non finisce più. E quindi niente, l'ho provato, l'ho usato, configurato, attaccato, acceso e ha funzionato tutto perfettamente. Tra l'altro, se vi può interessare, c'è un bellissimo approfondimento tecnico sul sito di accordo.it. Trovate il link qui sotto in descrizione. Andate a vederlo perché troverete anche un mini tutorial di funzionamento di tutta questa situazione attrezzistica per chi suona sul palco, che anche se non le usate comunque è interessante e vi può far capire perché in certi casi ha senso usare queste cose. A parte che tra di loro si sono conosciuti oggi, stanno suonando i pezzi senza aver provato manco una volta. I ragazzi stanno suonando con loro che non hanno quasi nessuna esperienza a suonare dal vivo. Io ci tenevo a dire sta cosa perché magari uno pensa che ci sono mesi di prove. No, stanno facendo tutto buono la prima. Poi c'è anche chi ha iniziato questi pezzi e li ha imparati nella pausa, nella cena. Ma quello ne parleremo dopo. Grazie.
pazzo che si è imparato le cose mentre mangiavamo è lui. Che ci ha salvato la sera. Nadir, quanto ci ha salvato la sera lui? Madonna. San Claudio. Avendo tolto tutte le variabili dello studio, della preparazione, dell'attrezzatura e tutto quello che può servire a un chitarrista sul palco, perché mi sono preparato molto bene nei mesi precedenti, avevo la mente libera per pensare a risolvere i problemi, perché puntualmente, come vi dico sempre, più cose riuscite a fare prima e a prepararvi prima, più sarete liberi di pensare agli imprevisti che succedono dopo, perché succedono sempre. Comunque alla fine è andato tutto bene, anche se vi avevo detto che è andato tutto male. Però è andato tutto bene perché qualcuno ha fatto il miracolo, è comparso un bassista all'ultimo momento, e questa cosa che insegnamento ci dà? Portatevi sempre un bassista dietro, almeno un basso, che si sa mai. Ci insegna che, come una bellissima canzone dei Queen, the show must go on. Non importa se ci sono problemi tecnici, non importa se ci sono imprevisti, se ci sono casini, qualsiasi cosa accada, il concerto va fatto, va portato fino alla fine. Io spero con questo video, con tutte le fasi preparatorie, tutto il pre-serata che è andato storto e anche la risoluzione finale, di avervi fatto conoscere, vedere un po' di cose che fanno parte dell'organizzazione, della gestione, della preparazione di eventi dal vivo. Se l'avete trovato utile, fatemelo capire, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto dicendo in generale cosa pensate della situazione, cosa avreste fatto voi al mio posto. E non ditemi io al tuo posto avrei detto di no all'inizio, perché anche io al mio posto avrei detto di no all'inizio. Comunque alla fine di tutto è stata una bellissima serata, è andata bene, ci siamo divertiti, abbiamo suonato, e quindi io ringrazio tantissimo i ragazzi di Sound Session per gli in-ear che me li hanno fatti provare qui live sul palco e sono andati benissimo. Ringrazio Nadir per avermi chiamato a suonare la chitarra in quell'occasione, e forse il grazie più grande va a questo personaggio bassista Claudio che si è manifestato così a salvarci la vita in quell'occasione. Un ciao a 10 mani e 10 dita.